Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche per amore e passioni di ottobre 2025. Ragazzi, abbiamo la carta della torre. È una carta impegnativa, non lo posso negare, ed è una carta che viene a destrutturare qualche vecchia strada, qualche vecchia abitudine, qualche vecchia credenza che non vi serve più. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per incastrare poi queste letture ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e in questo periodo sto pubblicando un corso base di numerologia. Comunque ognuna ha la propria playlist. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per il mese di ottobre, ragazzi. Partiamo con un 7 di coppe, non male. Possibilità che si aprono. Un fante di bastoni. 9 di coppe, 2 di coppe. 6 di coppe. Abbiamo anche un fante di coppe, un 2 di bastoni e la carta del diavolo. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere l'energia del mese, cerchiamo di capire un po' come si sviluppa. Dopodiché andrò a fare i vari esempi per i single, le persone che sono in relazione da diverso tempo e per le persone che sono in una relazione difficile piuttosto che clandestina. Allora, partire con il 7 di coppe direi che è una bella carta perché è una carta di possibilità che si aprono, di nuove, come dire, idee, di nuove opportunità, nuove strade. 6 di pentacoli, fante di spade, 10 di spade, 4 di bastoni. Potrebbe presentarsi effettivamente la possibilità di una relazione stabile, ragazzi. O se siete già in una relazione, è come se potesse essere un momento dove stabilizzare la relazione. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Abbiamo la carta della morte. E il carro. È come se si andasse verso qualche cosa di nuovo, verso questo 9 di coppe che è la carta della soddisfazione e dell'appagamento. Andiamo a vederlo. Regina di spade, asso di bastoni, 6 di bastoni. Quindi secondo me, ragazzi, c'è come un'apertura di certe possibilità, indipendentemente dal se o no siate in coppia. Ed è come se bisognasse, in un certo senso, spostarsi da qualche energia di fuoco, mi verrebbe da dire. Il fante di bastoni può rappresentare una persona o anche una situazione, Andiamo a vedere il 2 di coppe. 5 di pentacoli e 7 di
pentacoli, io ho come l'idea che ci sia un momento di partenza dove effettivamente si aprono delle strade per creare un nuovo equilibrio, una nuova stabilità. C'è effettivamente con la carta della morte da tagliare con qualche diletto, mi verrebbe da dire, con qualche frivolezza, e decidere con il carro di andare verso quello che è quello che realmente volete o avete o pensate di aver bisogno per essere appagati. È come se fosse ora di tirarlo fuori, di comunicarlo al mondo, è come se fosse ora di fare qualche cosa di concreto, qualche cosa, qualche movimento che abbia un'intenzione. Andiamo a vedere 6 di coppe. Eremita e cavaliere di bastoni. Andiamo a vedere anche il fante di coppe. 2 di spade forza. C'è come un senso di carenza qui, a un certo punto del mese. O perlomeno, credo che qualcuno diventerà consapevole delle proprie carenze e vi dirò che potreste anche scoprire che nell'altra persona ci sia proprio quella cosa lì a cui voi manca, cioè è come se l'altra persona riuscisse in qualche modo a completarvi. Potrebbero essere due persone diverse, adesso ragazzi dipende un attimino da se siete single o no, farò poi bene i vari esempi. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Re di bastoni e asso di spade, quindi assi devo dire che ne avete già 2, come se ci fosse qualcosa di nuovo che si apre dopo una destrutturazione, dopo questa morte secondo me. Andiamo a vedere anche il diavolo. Un altro asso di denari e il re di spade. Allora, qui la sensazione è che si aprano, partiamo dai single, perché la sensazione è che si aprono effettivamente varie strade, varie possibilità, varie conoscenze e che effettivamente vi dirigiate verso una in concreto. Devo dire che vi divertirete parecchio, questa persona è parecchio allegra, anche, come vi posso dire, sì, determinata, sa che cosa vuole, ci mette intenzione, ci mette passione e sembra apparentemente avere quello che a voi manca, no? Come questa grinta, questa verve. Qualcuno di voi potrebbe, diciamo, tendere a fare come dei paragoni con l'ultima persona che si ha avuto, ehm, che non è proprio corretto, perché non è che quello che non ci ha dato quella persona ce lo devono dare gli altri, cioè nel senso ognuno ha fatto a modo proprio, le dinamiche con gli ex, ehm, diciamo che sono loro e le nuove relazioni si possono costruire come noi vogliamo, però c'è come qualche tema e che secondo me dipende dall'età, perché qui c'è una questione legata all'età. O entrambe siete ancora super giovani, se non di età anagrafica di spirito, per cui l'idea di aver trovato già l'altra metà della mela vi spaventa un po', cioè come se, ah sì, questa persona mi dà tutto, però non so se sono ancora, se sono già pronto o pronta per fermarmi e costruire qualcosa con una persona sola, magari avete ancora voglia di scoprire il mondo, e quindi c'è ancora come questa sorta di titubanza sul se frequentare o no questa persona. Vi dico, potrebbe anche succedere che uno dei due sia decisamente più giovane, più giovanile, più gioviale dell'altro, magari appunto uno è frizzantino mentre l'altro è un po' più calmo, no? E quindi questo potrebbe essere il dubbio del se cominciare o no
questa relazione. Vi dirò che per qualcuno potrebbe essere un po' una scusa la storia dell'età, nel senso che è come se aveste in testa una determinata idea di relazione, di come deve essere il corteggiamento, del tipo ideale di figura che volete al vostro fianco, che è un po' come vivere in un'illusione, in una favola. Vi ricordo che 7 di coppe è la carta delle illusioni. Quindi fate attenzione a non avere in testa l'idea, o meglio, la relazione da favola e quindi scartare quello che vi si presenta davanti perché non collima. Vi dico, da un lato è come se questa persona riuscisse a colmare i vuoti che voi avete, però per certi altri versi è come se non la vedeste al vostro fianco. Vi faccio un esempio. Siete una donna di una certa, magari avete superato i 40 e c'è questo fanciullo che stravede per voi, che vi fa sentire vivi, che vi coccola, che è attento, che vi dà quello che fino ad adesso non avete mai dato, non avete ricevuto e quindi potrebbe effettivamente essere l'altra parte della mela, però dall'altro canto questa sua giovinezza vi fa venire come dei dubbi sul avremo gli stessi interessi nel lungo periodo, dovrò essere io a muovermi tanto come si muove questa persona, inizieremo a fare vite divise, parallele o riusciremo, diciamo così, a compaginare queste bollicine con questa calma. E quindi è un po' così il tema sul dubbio che potrebbe venirvi. La tendenza purtroppo sarà quella di ipercontrollare voi stessi, i sentimenti, la situazione, l'altra persona. Quindi fate attenzione a non coprire questa vostra esigenza di sicurezza con il controllo. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora, qui ci potrebbe essere come l'apertura di un tema, quindi di un progetto importante insieme, e questo progetto importante per molti potrebbe riguardare la casa. Non dico che decidiate di comprare casa, però magari andare a convivere. È come un prendiamoci un impegno insieme, passiamo più tempo insieme, fondiamoci ancora di più. Ed è un buon mese quindi per tirare fuori dei temi che per voi sono importanti, che per voi sono simbolo di sicurezza, mi verrebbe da dire. Ehm, per quello che riguarda le persone che invece sono in una relazione difficile, clandestina, non ben definita, sento aria di manipolazione, ragazzi. Ehm, fate attenzione perché potrebbero proprio raccontarvi le favole o potrebbero dire cose in modo che voi stessi vi produciate queste illusioni, queste favole, questa realtà parallela. E vi faccio un esempio perché possiate capire. Lo faccio spesso questo esempio. Conosco una persona o comunque la mia persona di interesse, la persona che sto frequentando, sa che a me piacerebbe andare a vivere in montagna o comunque io esprimo il pensa come sarebbe bello vivere in montagna, no? O mi piacerebbe vivere in montagna un giorno. Passa un po' di tempo e la persona vi dice la stessa, pensa come sarebbe bello vivere in montagna. Però la persona non ha detto pensa come sarebbe bello se noi vivessimo in montagna. Lancia un po' l'amo e parla in terza persona. Pensa come sarebbe bello vivere in montagna. Non ha specificato se con noi da soli o con chi. E noi, avendo detto, avendo espresso questo desiderio in precedenza, cosa fa il nostro cervello? Collega subito il fatto che vuole che andiamo a vivere in montagna insieme. Quindi questi sono un po' i giochetti psicologici o che possono tendere a farvi volare un po' sulle nuvole. Quindi siate ben radicati, cercate di valutare esattamente ogni singola parola che viene detta. E anche per voi attenzione all'ipercontrollo, attenzione a pensare che se fate tutte le cose in modo perfetto, se siete impeccabili, se diciamo così appunto avete tutte le cose sotto controllo,
le cose per forza debbano andare bene, perché non è detto. Io credo che ci sia da rompere con certi schemi di comportamento, con questa torre, ragazzi, perché diciamo che il gruppo che se la passa meglio sono i single, perché gli altri due tendono un pochettino a coprire questa sorta di insicurezza, secondo me, appunto, con il controllo, con la vigilanza, con le regole, con sì, col dettare legge, mi viene da dire. Va bene, fatemi sapere se vi risuona. Andiamo a vedere un oracolo, eccolo qua. Carta numero 6. Rilasciare le difficoltà. Ma siamo qui, eh? Ottobre secondo me è proprio un mese per lasciarsi indietro gli atteggiamenti, le paure, le dinamiche di controllo, le regole anche. Magari è solo ora di cambiare regole, ragazzi. Andiamo a vedere un altro oracolo, vediamo che cosa vi vogliono dire. Fattori religiosi. La tua vita sentimentale è influenzata dall'educazione religiosa ricevuta e dal cammino spirituale che hai intrapreso. Che interessante, potrebbero esserci delle credenze limitanti inerenti a Dio, al peccato. Tenete presente, ragazzi, che soprattutto noi che siamo in Italia, avendo avuto il papato presente in Italia per secoli, che voi siate credenti o no, che siate, diciamo così, spirituali piuttosto che religiosi, perché sono due cose diverse, non importa, perché è come se, appunto, nei secoli dei secoli si fosse tramandata una certa cultura religiosa di base basata sul peccato e sulla sofferenza. Quindi, se anche voi a livello cosciente dite no, non esiste un Dio, per esempio, no, non esiste una forza maggiore, quando si muore, punto, in qualche modo c'è sempre questa serie di credenze limitanti sotto, legate a Dio, legate alla sofferenza, legato al fatto che per crescere devo soffrire, o per esempio potreste avere dei voti nel vostro subconscio, essere fedele a dei voti fatti in vite passate, e quindi in qualche modo la vostra parte religiosa o la vostra parte ancestrale vi influenza in questo senso. Questo ve lo dico perché, appunto, anche per chi magari non ha mai seguito una religione in particolare, sì che possono esserci effettivamente delle cose del passato, delle vite passate. Ok, andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. I voti di cui vi parlo potrebbero essere i voti matrimoniali di altre vite, potrebbero essere i voti religiosi, chi si è fatto suora e chi si è fatta, scusate, chi si è fatta suora e chi si è fatto prete. Quindi sì che ce ne sono un sacco. Le promesse sono voti. Quando vi promettete, ah, prometto a me stesso, anche quelle ce le portiamo da una vita all'altra. Quindi fate sempre attenzione al verbo, alla parola, a che cosa dite, a che energia mandate nell'universo. Ok, allora, il dare è una benedizione ancora maggiore del ricevere. E allora dai, dai e continua a dare, senza mai calcolare quanto ti costa. Quando imparerai a dare senza pensare a te o a quanto te ne verrà in tasca, allora riceverai 1000 volte. 1000 volte tanto. Questa è la legge. La vita non è a senso unico, è una costante, dare e ricevere. La fede senza l'azione è morta. La vita senza l'amore è come un deserto senza acqua, arida, secca, incapace di produrre alcunché di vivo. Quindi mantieni aperto il cuore, perché l'amore fluisca, qualsiasi cosa avvenga. Che la tua vita sia vitale, fioriera di altra vita e di altra vita ancora. Non ti fermi mai ad ascoltare,
a contare quanti suoni diversi puoi udire? Questo ti renderà più sensibile, più pronto, più consapevole. Dopo averci provato, essendo diventato molto più cosciente della vita che ti circonda, perché non ascoltare quei suoni interiori e intangibili che possono essere uditi solo in perfetto silenzio? Il silenzio che trasmette la comprensione quando ti armonizzi con le cose dello spirito, quelle che davvero hanno importanza nella vita? Frasi profonde, ragazzi, fatemi sapere se vi vibra qualche cosa mentre le ascoltate. E io intanto, ragazzi, che dire, se vi è piaciuto, se comunque vi è risuonato, potete lasciare un commento. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Però sappiate che lo stesso lavoro lo potete anche fare da soli, attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì tratto temi di metafisica, di metamedicina e le credenze limitanti, divise per settore. Quindi amore, lavoro, denaro, la bellezza, le credenze sul tempo, insomma ce n'è un bel po'. Comunque se volete sapere un attimino i temi che vado via trattando, i titoli dei video si vedono, sono pubblici, quindi vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi appunto che vado via trattando. Ragazzi, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!